mondo del cambiamento climatico. Allora, io ho notato un cambiamento climatico che forse nel nostro caso va anche oltre a quello che può essere un'estate più o meno siccitosa, perché io non ho gli strumenti per dire se 100 anni fa aveva già fatto un'estate di siccità piuttosto che un inverno molto nevoso. Però noi abbiamo vissuto direttamente dal 2020 ad oggi, quindi sono 5 anni, su in Alpe, 2 alluvioni, una la famosa tempesta Alex, che è quella che aveva poi anche portato via la Varroia e il tunnel di Tenda. C'è stata l'anno dopo o 2 anni dopo la tempesta Lin, che ha quasi rifatto lo stesso disastro con la semplice, diciamo, variante che prima era già passata Alex, quindi la montagna era già stata sventolata prima. E poi stiamo vivendo delle siccità sempre più, diciamo, devastanti. Quindi di per sé, per come lo percepisco io, non è tanto sul piccolo particolare, ma sull'evento estremo. Cioè, noi stiamo vivendo degli eventi estremi con una frequenza che prima non vedevamo e sempre più violenti. Ma allora, se le inondazioni, almeno l'essere umano le percepisce come qualcosa di devastante, io mi sto rendendo conto che le ondate di caldo che sta facendo, di caldo estremo, hanno dal punto di vista della natura la stessa devastazione che ha un'inondazione. Semplicemente non portano via le case, quindi forse l'uomo le percepisce meno violente, ma è la stessa identica violenza. Quindi io sono convinto che noi abbiamo un mondo che è sempre stato ed è ancora di più dinamico. Io se sono cicli o non sono cicli non ho la risposta, però so che sta cambiando qualcosa. Lo vedo nella mia azione quotidiana, nell'azione quotidiana dei miei animali. Detto questo, secondo me quello che frena un po' il pensiero dell'essere umano riguardo a questo aspetto qui è l'aspetto economico, perché noi oramai ogni azienda, ogni impresa ha bisogno di programmare, pianificare, e tu non puoi pianificare con un clima che ti cambia le carte in tavola. Quindi secondo me noi, almeno se parliamo da allevatore, lo subisco molto di più io, perché la mia preoccupazione è ma se fa più asciutto produrrò meno latte, quindi meno incassi, che non loro, cioè loro intendo gli animali, perché loro sinceramente io li vedevo in queste estati qui dove mi dice, cioè banalmente a me sembrano estati tragiche, e lo sono tra virgolette anche estate. Loro mangiano, loro quest'estate è stata un'estate di siccità estrema, hanno prodotto latte come non ci fosse un domani. Probabilmente hanno molta più elasticità, perché questa è evoluzione, no, della specie, cioè sanno molto più, o almeno vivono questo passaggio molto più tranquillamente di noi. Ripeto, hanno priorità diverse, la loro priorità è quella di mangiare, il caldo, almeno per i bovini, non infastidiscono ancora più di molto. Logicamente ci sono tutta una serie di aspetti che stanno cambiando, dalle essenze, dai foraggi, ma per esempio ci sono degli aspetti che noi non consideriamo mai. Un paio di anni fa è venuto fuori il problema degli escrementi che non si decomponevano in alpeggio, perché come non è, probabilmente per i trattamenti antiparassitari che fate, eccetera eccetera, poi studiando a fondo la cosa è che alzandosi le temperature si stanno perdendo gli stercolari. Allora questo cosa comporta? Comporta che gli animali hanno sempre fertilizzato i terreni, se poi veniamo a perdere gli stercolari non c'è più chi fa il passaggio intermedio e quindi perderemo fertilità sui terreni. Cioè veramente ci sta cambiando il mondo sotto i piedi, ma molto più rapidamente e a livello molto più grande di quello che forse ci rendiamo veramente conto. Quindi c'è bisogno di fare attenzione a tutta una serie di aspetti. Io una riflessione che facevo in questi ultimi anni qua è questa: noi da quando gli animali sono diventati non più da sostentamento per la famiglia ma da reddito, la unica sola strada maestra che ci hanno insegnato è stata quella dell'aumento della produzione. Quindi banalmente un animale fa 10 litri, ma noi lo selezioniamo, parliamo di cose estremamente naturali, non senza andare a fare, noi lo selezioniamo in modo che arrivi a farne 15, 20, 30. Un animale fa 600 kg di carne, ma noi lo selezioniamo in modo che ne faccia 700 e non più in 2 anni, ma in 1 anno e mezzo. Tutto questo dava per scontato una cosa, che le risorse fossero illimitate. Quindi noi ancora oggi ci ritroviamo con questa specie di scuola che ci dice aumentano i costi, aumentate le produzioni. Ma forse la domanda che dovremmo cominciare a farci, e io vi dico non ho la risposta, ma è una domanda che mi faccio, è: ma un animale che produce più latte ha un fabbisogno idrico più alto? Un animale che cresce di più a livello di massa, quindi carne, ha un fabbisogno idrico più alto, ha esigenze diciamo nutrizionali diverse,
sono animali molto più estremi, quindi molto più stressati dal punto di vista produttivo e molto più sensibili dal punto di vista delle malattie. E questa è la strada che vogliamo o che dobbiamo ancora seguire. Punto di domanda. Io ripeto, la risposta non ce l'ho, però se siamo consapevoli che sta cambiando qualcosa intorno a noi, forse dovremmo essere altrettanto consapevoli che quella che è stata una regola che ha funzionato dal dopoguerra ad oggi magari potrebbe anche non più funzionare.